bentornati sul mio canale. Ben ritrovati a chi mi conosce già da un po' e chi è nuovo, ben arrivato. Spero tanto che continuate a trovarvi bene in mia compagnia. Io cerco sempre di stimolarvi con nuovi progetti, cose particolari, soprattutto leggo ogni vostro commento, quindi quando mi proponete delle cose, delle cose, io mi butto lì e cerco di studiarmeli e piano piano cercherò di accontentare tutti. Prima di vedere l'occorrente per il progetto di oggi, ricordo anche l'iscrizione per chi è nuovo e non si è ancora iscritto, che è completamente gratuita. Semplicemente mi avrete come suggerimento da YouTube come canale e sicuramente non rischiate di perdervi qualche novità. Vediamo subito l'occorrente per il progetto di oggi. Per quanto mi riguarda, io ho scelto un fondo 30x10 in ecopelle con i fori già performati. Se voi avete delle abitudini dove utilizzate le borse più piccole o più grandi, in base alle vostre necessità prendete il fondo che più vi attiene e più vi conviene. E avete bisogno di una busta di Swan Black, di un uncinetto 3,5, di un uncinetto 3 se avete difficoltà a lavorare col 3,5, almeno per quanto riguarda l'avvio del fondo, e un paio di forbici. Utilizzando lo Swan ci sta benissimo anche l'uncinetto a coprire bene quando bisogna andare a nascondere i fili, però non l'ho messo nella grafica perché tanto tutte noi lo conosciamo. L'apertura della busta ve l'ho già fatto vedere un sacco di volte, però come vedete qui fate il foro leggermente più largo, qua lo spazietto, non lo allargate troppo perché si rischia che esca tutto il filo fuori, poi non si lavora più perché si creano dei nodi, quindi poco alla volta. Se proprio trovate un nodino lo smontate e continuate con il vostro lavoro. Bene, prendiamo il filo, l'uncinetto 3,5 nel mio caso, e avviamo il fondo. Di solito una borsa si inizia sempre nel laterale perché così se si usa da un lato o dall'altro non si vede praticamente l'avvio della riga. Quindi entrate nel laterale che più preferite, tenete la parte bella verso di voi, quindi l'altra parte all'interno, e prendete il filo, lasciate più o meno 15 centimetri, almeno abbondiamo nel rischio che non sia un po' di meno praticamente. Prendete il filo senza nodini, senza niente, in questa maniera, e andate a fare dei punti catenella tra un foro e l'altro. Questo non vi preoccupate che si andrà a ristringere quando andiamo a chiudere questo avvio. Questo è un avvio dove ci tenevo a farvelo vedere quando i spazietti tra un foro e un altro sono molto larghi, oppure come nel mio caso sono leggermente piccolini. Lo Swan è da utilizzare dal 3, 3,5 e 4, quindi fare tanti passaggi in questi fori che sono veramente piccolini c'è il rischio di rovinarli. Quindi questo è il metodo migliore quando vi trovate con un fondo di questo tipo. Anche se sono vicini, vi consiglio di farlo in questa maniera. Quindi andiamo a fare dei punti catenella. Mi raccomando, non dovete stringere, state molto larghe con queste catenelle. Deve essere un lavoro fisso, pari fisso al fondo, quindi non deve essere un lavoro dove le catenelle sono super strette, ok? Tipo come questa che l'ho stretta adesso per farvela vedere, però neanche larghe che sfarfallano, state giuste, cioè che devono essere uguali, identiche allo spazio che c'è tra un foro e un altro. Questo lavoro è da fare per tutto il fondo, praticamente si va avanti poco alla volta a fare questo punto catenella. Poi ci ritroviamo qui che vi faccio vedere come si fa a concluderlo. Questo è l'avvio del mio fondo col punto catenella. Per sapere se avete fatto un buon lavoro, questo è il metodo: lo andate ad appoggiare al tavolo, al vostro piano di lavoro. Se il fondo sta dritto, come nel mio caso, significa che non avete stretto troppo. Se facevate dei punti catenella troppo stretti, stava in questa maniera qui. Quindi già questo è un buon punto, ok?
Se fosse stato troppo largo ballava, come vedete è tutto fisso. Adesso andiamo a tagliare il filo, appena trovo le forbici. Tagliamo, tiriamo fuori, entriamo qui nel primo da sotto, prendete il filo in questa maniera, l'altro tenetelo fermo, poi entrate qui, però entrate proprio nel punto catenella, lo lascio leggermente più alto, ok, quindi vedete così, prendete il cappietto che abbiamo appena tagliato e tiratelo all'interno, questo si stringe, adesso blocchiamo il tutto con un bel nodino, però non vi fermate qua, nascondete bene questi cappietti e poi usate l'accendino per fermare il tutto, così non c'è il rischio che si disfi. Adesso faccio 2 o 3 nodini belli fermi, poi li nascondo con calma nel lavoro. Okay. Vedete che qui non si capisce la differenza tra i due avvii, proprio il nostro fondo è perfetto. Adesso c'è la variante di entrare a lavorare a punto pieno in questa maniera, che io personalmente non preferisco, oppure entrare solo su una costina, che è quella che andremo a fare oggi. Se noi abbiamo concluso qui, quindi c'è già il nodino, io preferisco, per non caricare troppo un lato di nodini, iniziare da questa parte. Quindi prendete il filo, lasciate un po', meglio lasciare di più che di meno, insomma, punto catenella, cioè il nodino, e iniziamo entrando qui a metà. Andiamo a fare un punto basso. Adesso ci spostiamo già a lavorare nell'altro punto catenella, perché mi piace concludere qui la riga sempre nello stesso punto catenella, quindi andiamo a fare 1 e 2 punti bassi. Andiamo nel prossimo, 1 e 2 punti bassi. Ok, questo per tutto il giro. Finito questo giro andiamo a contare i punti e dobbiamo capire se abbiamo il multiplo o se ci servono degli aumenti, soprattutto qui negli angoli. Vedete che la distanza qui è poco, ma parliamo di millimetri, minore rispetto a questo angolo, che in realtà gli angoli sono da tutti i lati, sono 4. Bene, io adesso continuo il giro, fate 2 punti, poi ci ritroviamo per chiudere la riga. Ho lavorato per tutto il fondo, vedete qui. Adesso andiamo a chiuderci lavorando l'ultimo punto, quindi il secondo in realtà di questo punto catenella, per chiudere definitivamente questa riga. Ok, adesso ci andiamo a chiudere qui con una maglia bassissima. Eccola qua. In questa riga dobbiamo andare adesso a contare i punti bassi, quindi adesso vado a contare i punti bassi e devo capire se devo aggiustarli o meno. Sono andata a contare i miei punti e io ne ho 112. Il multiplo di questo progetto, di questa borsa, è 3, ok? 112 non è divisibile per 3, devo aggiungere 2 aumenti per avere 114. Però siccome devo dare leggermente morbidezza ne aggiungo altri 3 punti, ok? Quindi io andrò a fare un totale di 5 aumenti. Voi dovete fare gli aumenti necessari per arrivare al multiplo di 3 e se vi sembra che sia troppo rigido, quando comunque la borsa dovrà fare questo percorso qui, cioè dovrà andare dritta e magari tira un attimo, aggiungete un punto in più, ok? Un punto fantasia intendo dire, che è formato da 3 punti di base. Quindi io adesso passo da 112 a 117 punti. Semplicemente vado ad avviare una nuova riga.
qui mi sono chiusa, quindi vado solo a entrare nella catenella esterna in questa maniera qui, è più facile anche da riprendere il tutto, e vado a fare un punto base per un punto basso per ogni punto di base. Dopodiché farò anche questi 5 aumenti. Adesso ne faccio uno qui subito, un altro punto basso, 2 li farò da un lato e dall'altro, e va bene così perché tanto dopo si distribuisce nella borsa. Bene, ci ritroviamo alla fine di questa riga. Lavorate, mi raccomando, nella costa dietro, vedete che deve tirare in questa maniera qui, si gira più facilmente, fa meno fatica la borsa, nel senso, con l'utilizzo andrebbe bene anche a lavorare a punto pieno, perché con l'utilizzo il fondo tende a scendere col peso e comunque la forma della borsa sarà perfetta. Però visto che comunque sia, non è detto che mettiamo delle cose pesanti, c'è il rischio che il fondo risulti leggermente all'interno della borsa, nel senso che non faccia un giro veramente pulito. In questa maniera qui il lavoro si rilassa, perché si lavora solo su una solo sulla bara esterna, tra virgolette, solo sul metà punto, quindi il lavoro viene più leggero, più rilassato, tra virgolette, e prende la forma più naturale, più velocemente. Io adesso continuo tutta la riga avanti a chiudere anche questa riga, quindi lavoro gli ultimi 2 punti bassi. E qui, come vedete, è il primo punto, quindi entro e mi chiudo con un punto basso. Per me va bene una chiusura, anche se visibile va bene lo stesso. Adesso avvio una catenella, rientro lì prendendo il punto pieno questa volta, e andiamo a fare la terza riga e ultima. Ok, vi spiego un attimo a cosa ci servono queste righe, ma tanto secondo me l'avete capito. Questa volta non andiamo a fare degli aumenti, lavoriamo punto su punto. Ci sono 2 opzioni per questa borsa, anzi ci sono 3 opzioni, vi chiedo scusa. Se fate voi il fondo e la desiderate senza fodera, va benissimo così, la lasciate tranquillamente. Se utilizzate un fondo come me e la volete con la fodera per tutta la lunghezza della borsa, la facciamo dopo. Se invece desiderate che la borsa risulti molto aperta, allora dentro utilizzate magari delle mini buste con le cose che avete, eccetera. Vi consiglio di ritagliare un pezzo di stoffa e andare a cucirla subito per nascondere il fondo. Questi punti bassi ci servono proprio a questo, ad alzarci leggermente. In realtà sarà una questione più o meno di 1 centimetro, ad alzarci leggermente prima di iniziare il punto fantasia, che sarà un punto molto carino, però è anche molto aperto, quindi sicuramente voi avete la possibilità di vedere la borsa finita, quindi valutarlo dopo. Io invece la valuto in corso d'opera, perché sapete che mi piace modificarla anche all'ultima. Per adesso continuate insieme a me l'ultima riga di punto basso. Stiamo finendo la terza riga, quindi facciamo l'ultimo punto, ok, e qui mi chiudo, però questa volta mi chiudo in questa maniera, perché così facendo riesco a tornare nel punto prima e riesco a iniziare il punto fantasia in una posizione abbastanza centrale. Ok, entro qua, entro nell'asola e tiro. Adesso iniziamo col punto fantasia. Voi ancora non lo sapete, ma io con questo progetto mantengo una promessa. Qualche settimana fa ho pubblicato nella community un punto che fantasia ho utilizzato l'anno scorso per i cardigan Armonia, che era il punto clessidra, e ho chiesto cosa vi sarebbe piaciuto, una borsa o una maglia, un cardigan.
Adesso noi ci occupiamo della borsa. Per l'altro progetto sto ancora riflettendo, però chissà, mi tenta. Ritornando a noi, adesso andiamo a fare il punto fantasia. Prima di tutto, come vedete qua c'ho l'asola della chiusura, prendete il filo in questa maniera, tirate e passa, vedete, tutto bloccato, stringete un attimo. Adesso noi ci dobbiamo avviare con 5 catenelle. Il primo punto di ogni riga sarà leggermente difficoltoso, diciamo così, perché ci dobbiamo alzare, ok? Quindi io sto cercando di camuffare questa maglia altissima nel punto, quindi seguitemi nel passaggio. Adesso andiamo a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo a fare 1, 2 e 3 carichi. Andiamo nel punto successivo, che è quello della chiusura. Qui facciamo metà di una maglia alta, quindi solo un passaggio. Carichiamo ancora, andiamo nel prossimo punto di base e andiamo a fare metà di una maglia alta, quindi solo un passaggio. E ci risulta tutto questo sull'uncinetto. Vi consiglio anche di guardare il punto originale, ci sono tutti i passaggi più lenti, però in questo caso voi uscite con l'uncinetto da qui, prendete 1, 2, la terza catenella, rientrate qua dove eravate prima, anche tramite queste due, ok? Prendete il filo e passate tramite questi 4, lasciando sull'uncinetto 2 più questa della chiusura. Lo so che vi sparentate, però state tranquille, questo è solo per l'avvio della riga, quindi per ogni riga, però vi posso assicurare che questo punto cresce di 3-4 cm, quindi è un attimo fare questa borsa. Adesso facciamo la maglia alta, quindi un passaggio e 2. Carichiamo l'uncinetto. Io adesso, per avvicinare un po' di più qui in mezzo, cosa faccio? Prendo anche l'altra costina di questa catenella, è un po' difficile, ci passo in mezzo tramite tutto questo blocco che c'è in mezzo, passo col filo, piano, quindi non lavorate troppo stretto, faccio la seconda maglia alta. Vedete che qui già si è stretta leggermente, quello è l'obiettivo. È stato un po' lungo a spiegarvi questo avvio, ma è giusto che voi sapete che si fa per ogni riga. Adesso andiamo a caricare 1, 2 e 3. Andiamo nel prossimo punto di base, andiamo a fare il classico punto clessidra, quindi metà di una maglia alta, carico, vado nel prossimo punto, metà di un'altra maglia alta, carico, prossimo punto, metà di una terza maglia alta. Ho le 3 asole delle mezze maglie alte, devo calcolare anche quella che c'è sull'uncinetto che abbiamo caricato, quindi prendo il filo e passo tramite le 3 e anche tramite lei, ok? Adesso vado a fare semplicemente l'altro blocco di maglie alte, quindi una è questa, carico, entro qui dove ho chiuso, che adesso si fa meno fatica, vado a fare la seconda, carico, entro sempre lì e vado a fare la terza. Effettivamente molto più carina rispetto alla prima, però l'obiettivo nostro è quello di camuffare il punto, che da lontano vi assicuro che non si vede molta la differenza. Il prossimo punto come si fa? Semplicemente carico 3 volte, vado nel prossimo punto di base, scarico facendo una metà di una maglia alta, seconda metà di una maglia alta, terza metà di una maglia alta, scarico tramite le 3 asole più una, mi rimane il necessario per una maglia alta, quindi 1 e 2, carico e faccio le altre maglie alte. Aspettate che mi sono persa una barretta qui. Bene, questo è da fare per tutta la riga. Proverò a farvi vedere velocemente il secondo avvio, cioè quindi praticamente nella seconda riga, dopodiché lavorate da sole.
carini, mini fiocchi se fosse lavorata in orizzontale. Ho concluso la riga col punto fantasia, come vedete, e adesso mi vado a chiudere con una maglia bassissima proprio qui sul primo punto, e questa è la mia borsa. Sicuramente l'ho lavorato molto più largo rispetto al punto basso, quindi se farfalla un attimo non vi preoccupate, va tutto bene. Adesso iniziamo la seconda riga, dopodiché, come ho detto, vi lascio lavorare da sole. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3 carichi. Vado a specchio a lavorare sulle maglie alte, quindi vado a fare, prendo un attimo di filo, vado a fare una metà di una maglia alta, carico, vado a fare la seconda metà di una maglia alta, perché la prima è questa delle catenelle. Questo passaggio è da fare qui, tiro fuori l'uncinetto, vado uno nella terza, prendo una costina, riprendo il filo, entro di nuovo e faccio un passaggio tramite tutte e 4, ok? Poi vado a fare la seconda maglia alta, perché la prima è quella delle catenelle, carico, e a sto punto prendo anche la seconda, così il centro è molto più stretto, quindi sembra una clessidra. Fate un attimo di attenzione, perché comunque i punti sono leggermente stretti, io come al solito mi dimentico di lasciarli larghi, quindi si fa un po' fatica. Passo qui in mezzo, prendo il filo e faccio anche la terza maglia alta, che è quella insomma della punta, e è incrociato così, ok? Adesso semplicemente carico 3 volte e vado a lavorare punto fantasia sopra il punto fantasia per tutta la riga e per tutte le altre righe. Di conseguenza vi lascio lavorare tranquillamente. Ci ritroviamo quando dobbiamo decidere come rifinirla. Assolutamente credo che farò i manici sempre con lo swan. Nell'ultimo periodo ho proprio un debole di avere dei manici veramente comodi, quindi mi tenta tanto. Adesso vediamo se casomai cambio opinione. Come dicevo, questo è il punto da utilizzare per tutte le righe, per l'altezza che desiderate, e praticamente mi raccomando solo di stare un attimo attenti all'avvio. Ci ritroviamo quando il corpo borsa è quasi finito per rifinirla. Ho proseguito col lavoro, ho lavorato per 10 righe col punto clessidra, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vi faccio vedere anche quanto misura una riga, così almeno vi fate un'idea. Praticamente misura 3 centimetri. È un punto che cresce a vista d'occhio. Vi faccio vedere anche l'altezza totale, che adesso la borsa non è messa dritta. Andiamo sui 26, perché comunque c'è anche qui la base del fondo, 26 centimetri. Ho chiuso qui la riga numero 10, vedete, con una maglia bassissima. Adesso andiamo a sistemare un attimo la nostra borsa, perché io l'ho lavorata comodamente, quindi è molto più larga in alto rispetto alla base, perché la base comunque è tonda. Io sono andata avanti col lavoro. Adesso, per dargli un attimo di corpo, andiamo a fare una riga o 2 righe di maglia alta, decidete voi in base ai vostri gusti. Dopo ci andremo a occupare dei manici. Vi faccio vedere la chiusura maglia bassa. Adesso la smonto, entro qui, quindi qua nell'ultimo punto entro e faccio una maglia bassissima, scusate, non bassa. Mi alzo con 1 e 2 catenelle, carico l'uncinetto una volta, quindi normalmente entro nel prossimo punto e vado a fare una maglia alta, carico nel prossimo e vado a fare una maglia alta. In base ai vostri gusti ne potete fare una riga o 2 di maglie alte. Visto che ne ho sui 26 centimetri, voglio anche che sia bella alta, quindi capiente, io farò 2 righe, dopodiché ci ritroviamo per guardare un attimo i manici.
Notate come solo con 2 righe di maglia alta la borsa è bella dritta, perché ho ripreso i punti, non sono larghi, sono perfetti. Adesso io, non contenta, voglio rifinirla ancora con un giro di maglia bassissima, ma non siete obbligate, semplicemente entro in ogni punto, prendo il filo e esco, entro in ogni punto, prendo e esco, quindi maglia bassissima. State attenti a farle uguali, identiche per tutto il giro, così la rifinitura è molto più bella. Potete anche omettere questo giro, io lo faccio perché voglio rifinirla molto bene, soprattutto con questo punto che gli dà una certa eleganza. Rifinirla un po' di più rispetto ad altre borse, proprio mi è venuta la voglia. Bene, continuo questo giro e ci ritroviamo per i manici. Per quanto riguarda i manici, ho utilizzato sempre il punto clessidra. Ci sono 20 motivi e lungo più o meno 50 cm, però con l'usura potrà allungarsi ancora di più, quindi se non li volete molto lunghi, cercate di fare un paio di motivi meno, perché comunque con l'usura tenderà ad allungarsi. Prendete il filo, ne lasciate un po' perché dobbiamo cucire il manico alla borsa, fate il cappietto iniziale, dopodiché dovete fare 5 catenelle più una, quindi 1, 2, 3, 4, 5 più una. Entriamo in quella prima e andiamo a fare dei punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Girate il lavoro, entriamo nella seconda riga a fare sempre 5 punti bassi. Praticamente ci servono queste 2 righe di punto basso perché è l'appoggio dove andremo a cucire il nostro manico, quindi l'ho preferito bello chiuso con il punto basso e non la maglia alta. Giriamo il lavoro, adesso iniziamo a fare il punto clessidra. Praticamente entriamo, facciamo un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 carichi, il totale sono 4. Entriamo nel prossimo punto e andiamo a fare metà di una maglia alta, carichiamo, facciamo un'altra metà di una maglia alta, carichiamo, facciamo un'altra metà di maglia alta. A questo punto prendiamo il filo e passiamo tramite 1, 2, 3, 4 asole dell'uncinetto, finiamo per finire un'altra maglia alta che è la parte sopra del nostro punto. Carichiamo, entrate tramite tutte e 4 chiamiamole asole già lavorate, andiamo a fare una maglia alta completa. Caricate, rientrate sempre lì e finiamo anche la terza maglia alta completa. 1, 2, 3 carichi, andiamo nell'ultimo punto basso e andiamo a fare la nostra maglia altissima, quindi 1, 2, 3 e 4. Questo è il primo punto. Girate il lavoro e avviate uguale identico, quindi i nostri manici si lavorano in questa maniera. Come ho detto prima, io li ho fatti lunghi 50 cm, io praticamente ho 10 motivi, voi decidete voi in base alle vostre necessità. Dopo che li avete fatti ci troviamo per cucirli. Bene, la mia borsa è quasi finita, praticamente non mi rimane altro che cucire anche il secondo manico. Come vedete l'ho rifinita con il punto bassissimo, ho messo il primo manico ed è fantastico, mi piace un sacco, sembra quasi ci sia del pizzo. Come ho preso le misure? Semplicemente l'ho appoggiata sul tavolo, ho piegato il fondo in questa maniera, ho cercato di far sì che sia dritta, sono andata su, ho messo questo marcapunti e quest'altro, ho contato le maglie da questa parte e quelle dall'altra parte, dopodiché ho messo questi 2 marcapunti a metà del lavoro.
Per quanto riguarda i manici, li ho cuciti a 14 punti di distanza, quindi qui sono andata a contare e ho contato 14 da una parte e 14 dall'altra, proprio a metà. È normale, sta a voi decidere in base a come volete indossare la borsa, perché se volete dei manici a mano, solo da tenere a mano, sicuramente vi bastano, come per dire, 1, 2, 3, 5 motivi. Ecco, sta a voi deciderli. Io adesso giro un attimo la borsa, perché questo lato non l'ho cucita, e semplicemente appoggio il secondo manico in questa maniera e vado a cucirlo. Mi raccomando, quando avete finito i 20 motivi dovete finire anche con 2 righe di punto basso. Io uso un ago per fettuccia e lo andiamo a fare insieme. Prendete il manico e centratelo, questo è marcapunti, cerchiamo di metterlo a metà. Fate riferimento con questa cucitura bassa sia proprio qui dove c'è la prima riga di maglia alta, quindi se questa è a metà io entro direttamente qui, vado dove c'è alla base della maglia alta, esco dall'altra parte, prendo il prossimo punto, entro in quest'altro, prendo il prossimo punto e così via. Praticamente è una cucitura facilissima, fatela come più vi viene comodo. Io faccio in questa maniera perché così so di fissarla veramente bene, e se casomai c'è qualcosa che mi si rovina almeno so dove l'ho fatta e so anche dove andare a scucirla. Col tempo non si sa mai, anche se devo dire che le borse con il cordino, con lo Swan in generale, ma anche con il cordino simile, sono indistruttibili, cioè ti si rovina la fodera, il fondo, di tutto, ma non la borsa. La borsa rimane veramente integra. A questo punto andate in su, entrate anche nella maglia alta, e qui praticamente, ecco qui, stiamo finendo sopra le 2 righe di punto basso. Ok, quindi facciamo una doppia cucitura, perché andiamo a entrare proprio dove è la base dell'ultima riga di maglia alta, quindi senza fare tanta fatica si fa presto a seguire le istruzioni per cucirli, perché semplicemente utilizziamo i punti già lavorati. Eccola qui, vedete? È perfetta, è indistruttibile. Sicuramente è leggermente elastica perché è un punto aperto e un punto all'uncinetto. Adesso io vado a nascondere questo filo, vado a fare anche quest'altra cucitura. Mi raccomando, se avete la possibilità, bloccate il filo dopo che lo tagliate con le forbici con l'accendino, perché abbiamo la sicurezza che non si rischia di disfarlo. Ci ritroviamo dove vi faccio vedere la borsa, però prima di finire del tutto, quindi con la fodera, mi è venuta un'idea che non so come andrà a finire, però intanto ve la dico. Pensavo di farvela vedere in questo video senza fodera, per tutte quelle amiche che la vogliono usare d'estate per andare al mare o comunque per la leggerezza e soprattutto per la bellezza del punto. Per le altre amiche che vogliono foderarla e soprattutto vogliono vedere come si fa, pensavo, se caso mai mi fosse possibile, utilizzare la macchina da cucire mentre registro e cercare di avere una visuale bella sulla cucitura, su quello che sto facendo. Ci provo, non prometto. Poi se vedo che magari il video è scadente, che non si vede un granché, semplicemente ve le dico a voce, magari faccio la cucitura a mano, però sicuramente più lunga. È solo un'idea, poi se nessuna delle due idee mi riesce, vi pubblicherò la borsa già foderata nella community, così avete un'idea generale su come sarebbe il suo aspetto con la fodera sotto, anche se devo dire che tonno su tonno, quindi il punto non è che risale più di tanto, però sicuramente se utilizzate un forte contrasto di colore rispetto al colore della borsa si vedrà meglio il punto. Bene, non ci dilunghiamo in altro, io continuo a finire il lavoro, ci ritroviamo per l'ultima parte. Eccoci arrivate anche alla parte dove vi faccio vedere
il mio progetto finito, la mia borsa clessidra. Devo dire ragazzi che sono rimasta sorpresa, cioè pensavo sarebbe stata particolare ma non così tanto. Devo dire che mi piace un sacco, perché prima di tutto qualcuno potrebbe dire ma c'è un punto molto simile che è meno complicato. In realtà io non lo trovo complicato il punto clessidra, però è giusto rispondervi. C'è la possibilità di lavorare il punto greni e nel giro successivo lavorarlo a specchio, e l'effetto sarebbe quasi simile, non ho detto simile, quasi, perché la differenza tra quel punto, che io lo chiamo punto rombo perché mi sembra molto facile da descrivere, ci sono queste righe orizzontali, guardatele, sono fantastiche, vedete? E sono visibili anche da lontano. Questo perché quando noi andiamo a chiudere nell'ultima, in realtà nella terza maglia alta della parte sopra, ci sono quelle righe che girano un po' tutto il motivo ed è fantastico, quindi per questo che mi piace tanto. È un progetto velocissimo perché quando si va a lavorare una riga in realtà ne lavoriamo due, quindi uno di quei progetti che inizi e fai proprio veramente meno fatica a finirlo, perché lo inizi e non smetti più, perché è veramente anche divertente da fare, quindi chi l'ha provato questo lo sa. È un po' complicato avviare il primo punto clessidra, però se seguite leggermente le istruzioni non avrete difficoltà. Tanto chi è arrivato a questa parte a vedermi col progetto in mano finito sa che l'ho spiegato bene e spero insomma di non trovarsi difficoltà. Parliamo un po' di come personalizzarla. Allora, io ho utilizzato il fondo 30x10 e come vedete è bella capiente. Beh, la indosso un attimo così capite, guardate, veramente una maxi borsa. Ci sono le opzioni per quanto riguarda la fodera, che come ho detto prima voglio fare un video concentrato proprio su questo argomento, perché vedo che dopo tanti anni mi viene ancora chiesto come si fa, come non si fa, come si prendono, e è giusto insomma avere delle indicazioni ben precise. Prima di tutto mi è rimasto ancora un bel po' di Swan, direi su 150 grammi, di conseguenza per chi non vuole prendere il fondo già performato in ecopelle o in pelle, in quello che desiderate, anche in legno, insomma quello che volete utilizzare, potete crearvelo da sola. Sul mio canale ci sono diverse borse su questo, per quanto riguarda questo argomento ne avete insomma di informazioni. Mi raccomando, state attenti al multiplo di 3, però come avete visto si può sempre aumentare o diminuire, quindi facile da adeguare perché comunque è il multiplo di 3 e non è un multiplo molto più grande. E questa è un'opzione che per quanto mi riguarda non c'è necessità di foderarla. E come vedete l'aspetto è fantastico anche così. È aperta come trama ma non esageratamente, quindi non si rischia di perdere le cose. Sicuramente consiglio, se non la foderate, di utilizzare delle buste dove mettere le cose più piccole. La seconda opzione è quella dove utilizzate il fondo ma foderate solo la parte sotto, perché adesso provo a farvela vedere. Qui dentro c'ho 2 asciugamani e sembra che non ci sia nulla, quindi è veramente capiente. Guardate, si vede proprio l'avvio del fondo. Non so se riuscite a vederla, è un po' scuro. Adesso tolgo questi e ve la faccio vedere. Guardate, c'è l'avvio del fondo che può, magari se per voi ci sta, diciamo chi se ne frega, nessuno va a guardare nella borsa, però se deve essere un regalo io vi consiglio di foderare almeno quella parte. La terza opzione, ultima, che è quello che magari andremo a vedere insieme, è quella dove la foderate per bene. Infatti consiglio sempre di rifinire le borse da foderare, perché così abbiamo modo di andare a cucire la fodera, perché se andiamo a cucirla qui non mi piace l'aspetto, vorrei che comunque sia ben definita sopra.
Per quanto riguarda la chiusura, potete utilizzare dei bottoni magnetici, potete usare la cerniera, sta a voi decidere come vi trovate più comode. Io sinceramente, perché è abbastanza alta, con le due righe di maglia alte eccetera, con la rifinitura andiamo su 29 cm, quindi per quanto mi riguarda non ci metterò assolutamente nulla. Guardate la vuota anche quanto è leggera, veramente leggerissima, tra il fondo e lo swan, veramente super super leggera, perfetta per il mare. Per quanto riguarda i manici, io allora ho fatto 20 motivi e ho sui 50 cm. Vi ricordo che ho utilizzato il 3,5, quindi con l'utilizzo tendono ad allungarsi. Quindi se le volete più piccoline fate 2-3 motivi in meno, se li volete più lunghi ne aggiungete un paio, però non esagerate, che poi rischiate che con l'utilizzo si allunghi un po' troppo. C'è l'opzione anche di farla a mano, nel senso fare una borsa a mano, ne avete già le opzioni sul canale, oppure semplicemente fate pochissimi motivi, tipo 5, in questa maniera, e ci mettete una tracolla più lunga. Insomma, come al solito sta a voi personalizzarla. Non mi resta altro che chiedervi cosa ne pensate, se vi piace, non vi piace, se la trovate complicata, se è un progetto troppo semplice, se è noioso, insomma, fatemi sapere tutto, perché in base a quello che vi piace a voi io riesco ad adeguarmi. Perché insomma io ho i miei gusti, sono particolari, ormai l'avete capito, ma a me mi fa piacere anche di interagire con voi e di trovare dei progetti che vi possono ispirare tranquillità, fiducia, perché se vedete un bellissimo progetto, però ci si mette un sacco di tempo a farlo, ti passa anche la voglia. Almeno io sono così, inizio tipo 5 progetti insieme, in base all'umore, al desiderio, all'uncinetto da utilizzare, vado a lavorare su quello. Anche se ogni tanto faccio un po' di confusione, però devo dire che con un po' di appunti ci si sta dietro. Vabbè, sono una pasticciona, però ormai mi avete capita. Non mi resta altro che mandarvi un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto. Intanto aspetto i vostri commenti. A presto!